Salve gente, io sono Luca e in questo episodio volevo parlare del modo di dire lasciarci le penne. Allora, spiegarlo è piuttosto semplice. Lasciarci le penne significa morire. C'è però una precisazione da fare. Lasciarci le penne è un modo di dire simpatico che quindi non è appropriato usare in determinati contesti e può essere usato in contesti limitati, ovvero quando c'è motivo di scherzare e così via. Ovviamente non va usato in contesti seri in cui si parla della morte di determinate persone. Per esempio, faccio subito un esempio, non va bene dire ho sentito che ho sentito che il ragazzo di tua sorella ci ha lasciato le penne. Ecco, questo è sbagliatissimo e non va fatto perché chiaramente c'è da un lato una situazione seria, dall'altro il modo di dire scherzoso. Quindi in quali casi usiamo il modo di dire lasciarci le penne? In quei casi in cui per esempio diciamo non voglio lasciarci le penne, oppure c'è il rischio di lasciarci le penne, per poco non ci lasciavo le penne, per un pelo non ci lasciavo le penne, e così via. Quindi in un certo senso è simile ad altre varianti del verbo morire, per esempio simile al verbo schiattare, però qual è la differenza? Schiattare è un po' brutale, quindi il tono piuttosto brutale, schiattare. Quindi poi al centro c'è morire, che è il verbo neutro, e poi c'è lasciarci le penne, che è un po' più, come posso dire, scherzoso e simpatico. Prima di concludere volevo fare un'altra precisazione. Lasciarci le penne non va confuso con farsi spennare. Sono due modi di dire che si basano entrambi sull'idea di togliere le penne, ovvero perdere le penne. Quindi sono simili come immagine, tuttavia il significato e il modo d'uso è molto diverso, perché da un lato c'è lasciarci le penne, che semplicemente vuol dire morire, ecco, un modo simpatico di dire morire. Dall'altro c'è farsi spennare, che ha un significato completamente diverso e vuol dire fondamentalmente farsi fregare e andare a pagare molto di più di quello che si doveva pagare. Comunque sia, qualche tempo fa ho fatto un video su farsi spennare e spennare in generale. Se volete potete andare a vedervelo per maggiori informazioni. Detto ciò, spero che il modo di dire lasciarci le penne sia chiaro. Per ricapitolare possiamo fare alcuni esempi d'uso, può essere non voglio lasciarci le penne, rischi di lasciarci le penne, mi sa che c'è il rischio di lasciarci le penne, preferirei evitare di lasciarci le penne, insomma contesti in cui ci sia comunque motivo di scherzare. Come dicevo all'inizio, mi raccomando, non andate a un funerale di un vostro amico, parente, eccetera, eccetera, dicendo mi spiace che ci abbia lasciato le penne, perché questo sarebbe un uso completamente sbagliato del modo di dire. Detto ciò, vi saluto.